C'è un luogo negli Stati Uniti orientali dove il tempo sembra scorrere in modo diverso. Un luogo fatto di foreste che non sembrano avere fine, di strade che si dissolvono nella nebbia e di montagne così antiche da essere già lì, molto prima che l'uomo iniziasse a raccontare storie. Queste montagne sono gli Appalachi, una catena montuosa che attraversa gran parte del paese, ma che nonostante la sua estensione conserva ancora oggi vaste aree praticamente incontaminate. Luoghi difficili da raggiungere, difficili da mappare e per certi versi persino da comprendere. Ed è proprio in questo isolamento che da generazioni nascono racconti che sembrano sfidare ogni spiegazione razionale. Chi vive negli Appalachi o li attraversa abbastanza a lungo finisce quasi sempre per sentire parlare di eventi strani. Luci che appaiono tra gli alberi senza una fonte apparente, suoni che non sembrano appartenere a nessun animale conosciuto, persone che entrano nei boschi e non ne fanno più ritorno. Ma più di ogni altra cosa c'è una sensazione che ritorna costantemente nei racconti, quella di non essere mai davvero soli. Molti descrivono questo sentimento come un istinto primordiale, una percezione improvvisa che nasce nel silenzio più totale, quando la foresta sembra osservare chi la attraversa. Altri parlano di vere e proprie presenze, qualcosa che si muove appena fuori dal campo visivo, abbastanza vicino da essere percepito ma mai abbastanza da essere visto chiaramente. C'è chi sostiene che si tratti solo di suggestione, che l'isolamento, il buio e la vastità di questi luoghi siano sufficienti a ingannare la mente, eppure ciò che rende gli Appalachi così inquietanti è la ripetitività di queste testimonianze. Storie raccontate da persone diverse, in epoche diverse, in punti della catena montuosa, lontani centinaia di chilometri l'uno dall'altro, ma incredibilmente simili tra loro. Gli Appalachi non sono solo una regione geografica, sono un insieme di comunità chiuse, tradizioni antiche e racconti tramandati quasi esclusivamente a voce. Qui ciò che non viene scritto non viene dimenticato, rimane sospeso, si modifica nel tempo e si radica nel territorio. Ogni storia diventa parte del paesaggio, proprio come le montagne e le foreste che la circondano. Ed è in questo contesto che nascono alcune delle leggende più oscure del Nord America, racconti che parlano di creature che non dovrebbero esistere, di fenomeni che sfuggono a ogni logica e di famiglie il cui nome viene ancora pronunciato con cautela. Tra queste storie, una in particolare continua a emergere con una forza inquietante, quella della famiglia Studer. Un nome legato a voci, sospetti e racconti mai completamente chiariti. Una storia che alcuni considerano semplice folklore locale, mentre altri preferiscono evitare del tutto, come se parlarne potesse attirare attenzioni indesiderate. Ma prima di addentrarci in queste vicende, prima di parlare di creature, sparizioni e famiglie avvolte nel mistero, è necessario fermarsi un momento e comprendere davvero il luogo in cui tutto questo ha avuto origine. Perché per capire i misteri degli Appalachi, bisogna prima capire gli Appalachi stessi, la loro età, il loro isolamento e il modo in cui hanno modellato le persone che li abitano. Per capire perché così tante storie inquietanti nascano negli Appalachi, bisogna prima capire quanto queste montagne siano diverse da qualsiasi altro luogo del Nord America. Gli Appalachi non sono solo antichi, sono tra le catene montuose più vecchie del pianeta. Esistevano già quando i continenti avevano una forma diversa, quando la vita sulla Terra era ancora agli inizi. Nel corso di milioni di anni, queste montagne sono state consumate dal tempo, smussate, ricoperte da foreste così fitte da sembrare impenetrabili. E proprio questa età estrema ha contribuito a creare un territorio complesso, fatto di vallate profonde, creste isolate e zone che ancora oggi risultano sorprendentemente difficili da raggiungere. Per secoli gli Appalachi hanno rappresentato una barriera naturale, un confine che separava le comunità, rallentava gli spostamenti e costringeva intere famiglie a vivere in completo isolamento. Molti villaggi sono nati lontano dalle grandi città,
nascosti tra le montagne, collegati al resto del mondo da una sola strada quando andava bene. Questo isolamento non ha influenzato solo la geografia, ha plasmato le persone. Le comunità appalachiane hanno sviluppato una cultura fortemente autosufficiente, basata sulla diffidenza verso gli estranei e su un profondo legame con la terra. Qui, per generazioni, la conoscenza non è passata attraverso libri o scuole, ma attraverso racconti serali, storie sussurrate davanti al fuoco, avvertimenti tramandati dai più anziani ai più giovani. In un contesto del genere, le storie non servivano solo a intrattenere, servivano a proteggere, a spiegare ciò che non aveva una spiegazione, a mettere in guardia dai pericoli dei boschi, delle montagne e di ciò che poteva nascondersi al loro interno. Col tempo, il confine tra realtà e folklore ha iniziato a sfumare. Un rumore nella notte non era solo un animale. Una luce lontana non era solo un fenomeno naturale. E ogni evento insolito diventava parte di una narrazione più grande, una rete di storie che dava un senso all'ignoto. E mentre il resto del paese si modernizzava, molte zone degli Appalachi restavano indietro. L'elettricità arrivava tardi, le comunicazioni erano scarse, la presenza delle autorità minima. Questo ha fatto sì che intere aree rimanessero per decenni, se non per secoli, quasi invisibili. In luoghi come questi, ciò che accade raramente finisce sui giornali. Le sparizioni non sempre vengono indagate a fondo, gli eventi strani vengono raccontati ma non documentati. E così le storie continuano a vivere solo nella memoria collettiva di chi resta. È questo il terreno ideale per il mistero. Un luogo dove l'ignoto non viene subito spiegato, ma accettato come parte della realtà quotidiana, dove crescere significa imparare quali sentieri evitare, quali zone non attraversare dopo il tramonto e quali nomi è meglio non pronunciare ad alta voce. Quando oggi sentiamo parlare di fenomeni inspiegabili negli Appalachi, è facile pensare a leggende nate dall'immaginazione, ma ignorare il contesto significherebbe perdere un elemento fondamentale. Queste storie nascono in un ambiente che favorisce il silenzio, l'isolamento e la sopravvivenza di tradizioni antichissime. Ed è proprio in questo scenario, fatto di montagne millenarie e comunità chiuse, che iniziano a emergere racconti sempre più inquietanti. Racconti che parlano di luci nei boschi, suoni impossibili da identificare e presenze che sembrano osservare chiunque osi spingersi troppo lontano. Tra tutte le storie che emergono dagli Appalachi, ce n'è una che torna con una regolarità quasi inquietante. È una storia semplice, almeno in apparenza, e proprio per questo difficile da ignorare. Racconta di luci che compaiono nei boschi, lontano da strade, case o qualsiasi fonte artificiale. Chi le ha viste parla di bagliori sospesi tra gli alberi, visibili soprattutto di notte o nelle ore in cui il giorno lascia spazio al buio. Non illuminano il terreno, non proiettano ombre e non sembrano avere una forma definita. A volte sono fioche, altre volte intense, ma sempre abbastanza evidenti da attirare l'attenzione di chi si trova nelle vicinanze. Ciò che colpisce di più è il modo in cui queste luci si muovono. Non seguono traiettorie regolari e non mantengono un comportamento prevedibile. Possono restare ferme per lunghi istanti e poi spostarsi lentamente come se stessero esplorando l'ambiente circostante. In alcuni racconti sembrano addirittura reagire alla presenza umana, cambiando direzione o intensità nel momento esatto in cui qualcuno le osserva. Le testimonianze su questo fenomeno non sono moderne. Esistono racconti che risalgono a più di 100 anni fa, quando nelle zone montane degli Appalachi l'illuminazione artificiale era praticamente inesistente. In quel contesto, distinguere una luce anomala da una fonte comune era molto più semplice di quanto non lo sia oggi, e proprio per questo molti abitanti dell'epoca rimasero profondamente colpiti da ciò che vedevano. Col passare del tempo le storie hanno iniziato ad assomigliarsi sempre di più. Persone che intravedono una luce in lontananza e quasi senza rendersene conto iniziano a seguirla. Sentieri familiari che diventano improvvisamente confusi.
La sensazione che il bosco stia cambiando, che gli alberi si chiudano e che i punti di riferimento spariscano uno dopo l'altro. In questi racconti il momento in cui la luce scompare coincide spesso con la realizzazione di essere completamente disorientati. Alcuni testimoni raccontano di aver perso la percezione del tempo. Minuti che sembrano ore o intere ore che passano senza che ce ne si accorga. Quando finalmente riescono a ritrovare la strada, scoprono di trovarsi molto più lontani da dove pensavano di essere, in luoghi che non ricordano di aver attraversato. Nel corso degli anni sono state avanzate spiegazioni razionali per cercare di dare un senso a questi avvistamenti. Fenomeni naturali legati ai gas presenti nel sottosuolo, rifrazioni luminose causate dalla nebbia o dall'umidità, illusioni ottiche amplificate dal buio e dalla stanchezza, spiegazioni che prese singolarmente potrebbero sembrare sufficienti. Eppure c'è qualcosa che continua a sfuggire. Le luci non si comportano sempre come un semplice fenomeno naturale. In alcuni racconti sembrano spegnersi nel momento in cui vengono illuminate con una torcia. In altri accelerano, allontanandosi quando qualcuno prova ad avvicinarsi. Ci sono persino testimonianze di più luci che si muovono insieme, mantenendo una distanza costante, come se seguissero uno schema preciso. Per chi vive da generazioni negli Appalachi, queste luci non sono mai state considerate innocue. Non vengono descritte come curiosità, ma come segnali, avvertimenti, qualcosa che indica la presenza di un confine invisibile oltre il quale è meglio non spingersi. Per questo motivo, molti anziani raccontano di aver imparato fin da bambini a non seguire mai una luce nei boschi, indipendentemente da quanto possa sembrare distante o affascinante. Non sorprende, quindi, che numerose storie di sparizioni inizino proprio con un avvistamento simile, una luce intravista tra gli alberi, una deviazione dal sentiero, un momento di esitazione che si trasforma in una scelta sbagliata e poi il silenzio. Che si tratti di un fenomeno naturale ancora poco compreso o di qualcosa di diverso, una cosa appare sempre più chiara. Le luci degli Appalachi non sono episodi isolati. Sono un elemento ricorrente, profondamente radicato nella memoria collettiva di chi vive queste montagne. E più si ascoltano questi racconti, più diventa evidente che le luci non sono il vero centro del mistero. Sembrano piuttosto un preludio, un segnale che qualcosa, nascosto più in profondità nei boschi, sta per manifestarsi. Quando il sole tramonta sugli Appalachi, il bosco cambia completamente. Durante il giorno le foreste appaiono vive, rumorose, attraversate dal vento e dagli animali. Ma di notte tutto sembra rallentare. I suoni comuni si attenuano, l'aria si fa più densa e il silenzio diventa così profondo da risultare quasi innaturale. È proprio in questo silenzio che, secondo molti racconti, iniziano a manifestarsi i suoni più inquietanti degli Appalachi. Chi li ha sentiti fatica a descriverli con precisione. Non assomigliano al verso di un animale conosciuto e non seguono un ritmo riconoscibile. A volte sembrano urla lontane, altre volte lamenti prolungati, come se qualcuno stesse chiedendo aiuto da molto lontano. In alcuni casi ricordano vagamente una voce umana, ma distorta, spezzata, come se provenisse da qualcosa che imita senza comprendere davvero ciò che sta facendo. Questi suoni non sono né brevi né casuali. Possono durare diversi minuti, interrompersi improvvisamente e poi riprendere da un punto diverso del bosco. Chi li ha ascoltati ha spesso l'impressione che si stiano avvicinando, anche quando la distanza reale è impossibile da stimare. È una sensazione che genera disagio perché non offre alcun riferimento visivo, solo un richiamo che sembra provenire da ogni direzione allo stesso tempo. Molti escursionisti raccontano di aver sentito questi suoni mentre si trovavano lontani da qualsiasi centro abitato, in zone dove la presenza umana era altamente improbabile. Alcuni erano in gruppo, altri completamente soli, ma le descrizioni rimangono sorprendentemente simili. Il primo impulso è quasi sempre quello di fermarsi, ascoltare e cercare di capire se si tratti di qualcuno in difficoltà. Subito dopo, però, subentra un istinto opposto,
una sensazione di pericolo difficile da ignorare. Nel corso degli anni sono state avanzate spiegazioni razionali. Gli animali notturni possono produrre versi insoliti, soprattutto se amplificati dall'eco delle vallate. Il vento, passando tra gli alberi e le gole, può creare suoni che sembrano voci, ma anche in questo caso le spiegazioni non riescono a chiarire completamente ciò che viene raccontato. C'è un dettaglio che emerge spesso nelle testimonianze: il modo in cui questi suoni sembrano reagire alla presenza umana. Alcune persone raccontano che nel momento in cui parlano o si muovono, i lamenti si interrompono di colpo. Altre riferiscono l'esatto opposto, ovvero che il suono diventa più intenso, più vicino, quasi come se stesse rispondendo. Nelle comunità locali questi fenomeni non vengono discussi con leggerezza. Molti abitanti degli Appalachi affermano di aver imparato fin da piccoli a riconoscere i rumori normali del bosco e a distinguere ciò che non lo è. Quando un suono non trova una collocazione immediata nella loro esperienza, viene interpretato come un segnale di pericolo, un invito implicito ad allontanarsi. Non è raro che le storie di suoni inquietanti siano collegate ad altri fenomeni. Spesso vengono raccontate insieme agli avvistamenti di luci nei boschi o alla sensazione persistente di essere osservati, come se tutti questi elementi facessero parte di un'unica esperienza, di una stessa presenza che si manifesta in modi diversi. Altri testimoni raccontano che dopo aver sentito questi suoni, il bosco sembra improvvisamente cambiare. Gli insetti smettono di cantare, il vento si ferma e il silenzio diventa totale. È in quei momenti che la paura diventa più intensa, perché il vuoto sonoro suggerisce che qualcosa stia per accadere. Molte persone che hanno vissuto esperienze simili affermano di aver abbandonato immediatamente l'area senza voltarsi indietro, guidate da un istinto di sopravvivenza difficile da spiegare a parole. Altre invece raccontano di essere rimasti paralizzate, incapaci di muoversi mentre il suono continuava a risuonare intorno a loro. Ancora una volta, non esistono prove definitive che confermino l'esistenza di qualcosa di anomalo, ma come accade per le luci, anche in questo caso il numero di testimonianze e la loro somiglianza rendono difficile liquidare il tutto come una semplice coincidenza. Negli Appalachi il buio non è mai solo assenza di luce. È uno spazio in cui i suoni assumono un significato diverso, più profondo, in cui ogni rumore può diventare un avvertimento. C'è un'esperienza che viene raccontata più spesso di qualsiasi altra da chi ha attraversato gli Appalachi ed è forse la più difficile da spiegare. Non lascia prove, non produce suoni, non si manifesta con luci o movimenti evidenti, eppure è così intensa da rimanere impressa per anni nella memoria di chi la vive. È la sensazione improvvisa di essere osservati. Molti la descrivono come un cambiamento netto nell'atmosfera. Fino a un istante prima il bosco sembra normale, silenzioso, immobile. Poi, senza alcun motivo apparente, qualcosa cambia. L'aria sembra più pesante, il silenzio diventa opprimente e nasce una consapevolezza difficile da ignorare, quella di non essere soli, anche se intorno non c'è nessuno. Questa sensazione non è vaga né confusa, al contrario, viene raccontata come estremamente chiara, quasi fisica. Alcuni parlano di un brivido improvviso lungo la schiena, altri di un senso di allerta che costringe a fermarsi e ascoltare. È come se il corpo reagisse prima ancora della mente, segnalando un pericolo che non riesce a identificare. Ciò che rende questa esperienza ancora più inquietante è il fatto che spesso si manifesta in luoghi apparentemente sicuri, sentieri battuti, aree già attraversato in passato, zone che non avevano mai suscitato paura. Eppure, in quel momento preciso, tutto sembra diverso. Gli alberi appaiono più fetti, le ombre più profonde, e ogni piccolo rumore assume un significato minaccioso. Molti escursionisti raccontano di essersi voltati di scatto, convinti che qualcuno fosse alle loro spalle, solo per non trovare nulla. Altri descrivono la sensazione di essere seguiti, come se qualcosa si muovesse parallelamente al loro percorso, rimanendo sempre appena fuori dalla vista.
Non si tratta di vedere una figura o un movimento chiaro, ma di percepire una presenza costante, persistente. In alcuni casi questa sensazione diventa così intensa da spingere le persone ad abbandonare immediatamente l'area, senza una ragione razionale, senza aver visto nulla di concreto, ma guidate da un istinto di sopravvivenza difficile da ignorare. Molti raccontano che, solo una volta lontani dal bosco, la tensione improvvisamente svanisce come se qualcosa avesse smesso di seguirli. Dal punto di vista scientifico, esistono spiegazioni legate alla psicologia umana. L'isolamento, il silenzio e l'ambiente sconosciuto possono amplificare l'attenzione e portare il cervello a interpretare stimoli minimi come minacce. Ma anche queste spiegazioni iniziano a mostrare dei limiti quando si ascoltano le testimonianze nel loro insieme. Persone diverse, in epoche diverse, raccontano la stessa identica sensazione. Lo stesso momento di rottura, lo stesso impulso a voltarsi, lo stesso bisogno di andarsene immediatamente. E soprattutto, la stessa convinzione che ciò che li osserva fosse nascosto ma reale. Per chi non ha mai vissuto nulla di simile è facile liquidare questi racconti come suggestione, ma per chi li ha provati sulla propria pelle, la sensazione di essere osservati negli Appalachi è qualcosa che non si dimentica. Un ricordo che torna ogni volta che si parla di quelle montagne, di quei boschi, di quei sentieri. Ed è proprio da queste sensazioni, da questi segnali sottili ma persistenti, che spesso iniziano le storie più oscure. Storie che non finiscono con una fuga riuscita o con un semplice spavento, ma con persone che scompaiono senza lasciare traccia. Tra tutte le storie che emergono dagli Appalachi, quelle delle sparizioni sono senza dubbio le più difficili da ascoltare, non perché siano le più spettacolari, ma perché sono reali. Parlano di persone comuni, di escursioni apparentemente tranquille, di giornate iniziate senza alcun presagio e finite nel silenzio più totale. Negli Appalachi entrare nel bosco è sempre stato parte della vita quotidiana. Caccia, raccolta, escursioni, semplici passeggiate. Per generazioni queste montagne non sono state percepite come un luogo ostile, ma come una casa. Ed è proprio questo che rende molte sparizioni così difficili da spiegare. In numerosi casi le persone scomparse conoscevano bene la zona. Non si trattava di turisti inesperti o di escursionisti improvvisati, ma di individui abituati a muoversi tra sentieri, vallate e boschi fitti. Eppure qualcosa è andato storto, senza segnali evidenti, senza richieste di aiuto, senza una spiegazione immediata. Le ricerche, quando vengono avviate, spesso restituiscono risultati frammentari, tracce che si interrompono improvvisamente, oggetti personali ritrovati in luoghi che non sembrano avere senso, a volte scarpe, a volte zaini, a volte nulla. In alcuni casi i cani da ricerca perdono completamente l'odore, come se la persona fosse semplicemente svanita. Ciò che colpisce è la frequenza con cui queste storie condividono dettagli simili. Testimoni che raccontano di aver visto una luce lontana poco prima della scomparsa, altri che ricordano suoni strani uditi nella notte, altri ancora che parlano di quella sensazione improvvisa di essere osservati, come se qualcuno o qualcosa stesse seguendo ogni movimento. In alcuni rari casi le persone scomparse vengono ritrovate, ma anche allora il mistero non si dissolve. Ci sono racconti di individui ritrovati a distanze impossibili da percorrere in poco tempo, in zone difficili da raggiungere persino per squadre addestrate. Quando vengono interrogati, spesso non ricordano cosa sia successo. Parlano di confusione, di vuoti di memoria, di una sensazione di aver perso completamente il controllo del tempo. Altri casi invece non trovano mai una conclusione. Le ricerche si interrompono, le indagini si raffreddano e le famiglie restano senza risposte. Col passare degli anni queste storie smettono di essere notizie e diventano racconti sussurrati, tramandati all'interno delle comunità locali come moniti silenziosi. Negli Appalachi molte persone crescono sentendo storie di sentieri da evitare, di zone in cui è meglio non entrare da soli, di orari oltre i quali il bosco non perdona. Non sempre queste indicazioni vengono spiegate apertamente, a volte sono solo regole non scritte,
accettate senza fare domande. Dal punto di vista razionale esistono spiegazioni plausibili: terreno difficile, condizioni climatiche imprevedibili, incidenti, animali selvatici, tutti fattori reali e documentati. Ma anche mettendo insieme queste variabili, restano casi che non si lasciano incasellare facilmente. Sparizioni troppo rapide, assenza totale di tracce, ritrovamenti che non seguono una logica chiara. È qui che il confine tra cronaca e folklore inizia a sfumare. Le sparizioni diventano parte di un quadro più ampio, collegandosi ai racconti di luci, suoni e presenze. Non come prove definitive, ma come elementi che si ripetono con una costanza inquietante. Per chi vive negli Appalachi, queste storie non sono solo misteri da raccontare. Sono ferite aperte, ricordi di persone che non sono mai tornate a casa, e ogni nuovo racconto si aggiunge a una lunga lista di domande senza risposta. Ed è proprio in questo contesto, fatto di silenzi, sparizioni e segreti mai chiariti, che iniziano a emergere le leggende più oscure. Racconti che parlano non solo di eventi inspiegabili, ma di presenze che sembrano muoversi tra i boschi con una familiarità inquietante. Quando si ascoltano abbastanza a lungo le storie che emergono dagli Appalachi, diventa evidente che per molti abitanti della regione i fenomeni inspiegabili non sono eventi isolati. Luci, suoni, sensazioni di essere osservati e sparizioni sembrano spesso convergere verso un'unica idea, difficile da definire, ma impossibile da ignorare: quella di presenze che si muovono nei boschi. Non si tratta di una singola creatura o di una leggenda ben definita. Al contrario, i racconti parlano di figure diverse descritte in modi differenti, ma accomunate da dettagli ricorrenti che tornano con sorprendente regolarità. Sono storie che non nascono per spaventare, ma per mettere in guardia. Uno dei racconti più diffusi riguarda animali che a un primo sguardo sembrano normali, cervi soprattutto, ma qualcosa, osservandoli meglio, non torna. Il modo in cui si muovono, la postura, lo sguardo. Testimoni raccontano di aver provato un'immediata sensazione di disagio, come se ciò che avevano davanti fosse solo una copia imperfetta di qualcosa di reale. Non un animale, ma qualcosa che lo imita. Altri racconti parlano invece di figure umanoidi, pallide, estremamente magre, viste muoversi tra gli alberi o ai margini delle strade di montagna. Non vengono descritte come aggressive in modo diretto, ma come profondamente sbagliate. La loro sola presenza genera panico, come se il cervello riconoscesse istintivamente che non dovrebbe trovarsi di fronte a qualcosa del genere. Ciò che colpisce è il modo in cui queste presenze sembrano evitare il contatto diretto. Vengono intraviste per pochi secondi, spesso al limite della visione periferica. Appaiono e scompaiono rapidamente, lasciando dietro di sé solo una sensazione persistente di pericolo. In molti racconti, l'avvistamento è accompagnato da un silenzio improvviso del bosco, come se la natura stessa trattenesse il respiro. Esiste anche l'idea che alcune di queste creature utilizzino suoni o luci per attirare le persone. Richiami che imitano voci umane, lamenti, oppure bagliori lontani che spingono a deviare dal sentiero. Non come un attacco diretto, ma come un'esca. Ed è qui che le storie di creature iniziano a intrecciarsi in modo inquietante con quelle delle sparizioni. Molti racconti di avvistamenti terminano con la stessa frase: «Ho capito che dovevo andarmene». Un istinto improvviso, irrazionale, ma estremamente chiaro. Chi lo ha ignorato racconta di aver vissuto esperienze molto più traumatiche, di essersi perso, di aver provato una paura difficile da descrivere o di aver avuto la netta sensazione di essere seguito per lunghi tratti. Dal punto di vista razionale, è possibile attribuire alcune di queste esperienze a errori di percezione. Animali visti in condizioni di scarsa visibilità o reazioni amplificate dalla paura. Ma ancora una volta il problema non è il singolo racconto, è il quadro generale. Troppe storie simili, raccontate da persone diverse, in luoghi diversi, con dettagli che coincidono troppo spesso per essere ignorati del tutto.
Negli Appalachi le creature non vengono quasi mai descritte come entità che cercano il confronto, sono presenze elusive che osservano, seguono, aspettano, e forse è proprio questo a renderle così inquietanti. Non sembrano interessate all'uomo, se non quando questo si spinge troppo oltre. Ed è in questo punto preciso che il mistero assume una dimensione ancora più oscura, perché se queste presenze esistono davvero, se fanno parte di un equilibrio nascosto tra le montagne, allora alcune storie non possono più essere liquidate come semplici leggende. Ed è qui che entra in gioco una delle vicende più disturbanti mai associate agli Appalachi. Una storia che non parla solo di fenomeni inspiegabili, ma di persone reali, di una famiglia il cui nome è diventato sinonimo di paura e silenzio. Quando si parla di misteri negli Appalachi, la maggior parte delle storie riguarda fenomeni difficili da spiegare. Luci, suoni, presenze, ma esistono anche racconti che fanno ancora più paura, perché non parlano di creature sconosciute o eventi inspiegabili, bensì di persone reali, persone che hanno vissuto, lavorato e lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della regione. Uno di questi racconti riguarda la famiglia Studer. La loro storia non è documentata in modo chiaro o completo. Non esistono archivi ufficiali che raccontino tutto dall'inizio alla fine. Ciò che sappiamo proviene soprattutto da testimonianze orali, da racconti tramandati nel tempo e da frammenti di informazioni che, messi insieme, formano un quadro profondamente inquietante. Secondo queste storie, la famiglia Studer viveva in una zona particolarmente isolata degli Appalachi, lontana dai centri abitati e difficile da raggiungere. Un luogo dove il bosco era sempre presente, denso, opprimente e dove la vita scorreva secondo regole diverse da quelle del mondo esterno. Gli Studer erano conosciuti per la loro totale chiusura. Parlare con loro era raro, avvicinarsi alla loro proprietà sconsigliato. Col passare del tempo, intorno alla famiglia iniziarono a circolare voci sempre più oscure. Alcuni abitanti raccontavano di persone viste entrare nei pressi della loro area e mai più tornate. Altri parlavano di comportamenti strani, di rumori provenienti dal bosco nelle ore notturne, di un'atmosfera costantemente carica di tensione. Nulla di concreto, nulla che potesse essere provato, solo racconti, ma racconti che si moltiplicavano. Ciò che rende la storia degli Studer così disturbante non è un singolo evento, ma il silenzio che li circonda. Un silenzio fatto di omissioni, di sguardi abbassati e di frasi interrotte a metà. Nelle comunità locali il loro nome non veniva pronunciato con rabbia o indignazione, ma con cautela, come se parlarne troppo potesse attirare attenzioni indesiderate. Alcuni racconti suggeriscono che la famiglia fosse coinvolta in pratiche estremamente disturbanti. Altri parlano di una conoscenza profonda e inquietante del territorio, dei sentieri nascosti, delle zone più remote del bosco. C'è chi sostiene che gli Studer sapessero muoversi tra le montagne come nessun altro, sfruttando l'isolamento a proprio vantaggio. Con il tempo, la linea tra realtà e leggenda si è fatta sempre più sottile. È impossibile stabilire quanto di ciò che viene raccontato sia accaduto davvero e quanto sia stato amplificato dalla paura e dal passaparola, ma anche questo fa parte della storia. Negli Appalachi l'assenza di prove non equivale all'assenza di eventi. Spesso significa solo che nessuno era lì per documentarli. A un certo punto la famiglia Studer scompare dalla scena, non in modo improvviso o spettacolare, ma gradualmente, come se si fosse dissolta nel territorio che aveva abitato per tanto tempo. Le loro proprietà vengono abbandonate, le tracce si fanno sempre più rare, restano solo le storie. Eppure anche dopo la loro scomparsa il loro nome continua a riaffiorare ogni volta che si parla di sparizioni, di zone da evitare, di sentieri che non portano da nessuna parte, come se la loro storia fosse diventata parte integrante del folklore degli Appalachi, un simbolo di tutto ciò che può accadere quando l'isolamento si spinge troppo oltre. Per alcuni gli Studer rappresentano il lato più oscuro dell'animo umano, amplificato da un ambiente che non perdona. Per altri sono diventati quasi una figura mitologica, un punto di connessione tra le storie di creature, presenze e sparizioni. In entrambi i casi,
il risultato non cambia. La loro storia continua a inquietare, perché a differenza delle luci o dei suoni nella notte, la famiglia Studder ci ricorda che il mistero degli Apalaki non riguarda solo ciò che potrebbe nascondersi nel bosco, ma anche ciò che l'essere umano è capace di fare quando nessuno guarda. Dopo aver ascoltato tutte queste storie, è naturale fermarsi e chiedersi dove finisca la leggenda e dove inizi la realtà. Gli Apalaki sono stati raccontati per secoli come un luogo misterioso, ma questo non significa necessariamente che ogni fenomeno debba avere una spiegazione soprannaturale. Molti degli eventi descritti possono essere analizzati attraverso una lente razionale. L'isolamento prolungato, il silenzio estremo, la vastità dei boschi e la difficoltà di orientamento possono influenzare profondamente la percezione umana. In ambienti come questi il cervello entra in uno stato di allerta costante, amplificando ogni suono, ogni movimento, ogni variazione della luce. Ciò che in un contesto urbano verrebbe ignorato, qui assume un peso completamente diverso. Anche il folklore gioca un ruolo fondamentale. Crescere ascoltando storie di pericoli nascosti, di presenze nel bosco e di zone da evitare significa interiorizzare una certa visione del territorio. Quando ci si trova in quelle stesse aree, la mente è già predisposta a interpretare l'ignoto come una minaccia. Non perché sia necessariamente reale, ma perché è ciò che è stato insegnato per generazioni. Eppure fermarsi solo a queste spiegazioni non basta, perché il vero punto critico non è il singolo episodio, ma la continuità del fenomeno. Le stesse storie, con dettagli sorprendentemente simili, emergono da luoghi diversi, in periodi storici diversi, raccontate da persone che non hanno alcun legame tra loro. Luci che si muovono nei boschi, suoni impossibili da identificare, la sensazione di essere osservati, sparizioni che non trovano spiegazione. Elementi che presi singolarmente potrebbero essere archiviati come coincidenze, ma che insieme formano un quadro difficile da ignorare. C'è anche un altro aspetto da considerare. Gli Apalaki sono una delle regioni meno documentate degli Stati Uniti per quanto riguarda le aree rurali più isolate. Per lunghi periodi intere comunità sono rimaste fuori dai radar delle autorità e dei media. Questo significa che molti eventi potrebbero non essere mai stati registrati ufficialmente, lasciando spazio a racconti incompleti, versioni contrastanti e vuoti di informazione. In questo vuoto nasce il mistero. Non è necessario credere a creature sconosciute o a presenze sovrannaturali per riconoscere che qualcosa in queste montagne sfugge alla narrazione tradizionale. L'ambiente stesso degli Apalaki favorisce il silenzio, l'occultamento e la sopravvivenza di storie che altrove sarebbero state rapidamente chiarite o smentite. Forse alcune leggende sono nate per spiegare eventi tragici, forse altre sono state amplificate dal tempo e dalla paura, ma è anche possibile che non tutte le risposte siano state trovate, che alcuni episodi siano rimasti irrisolti, semplicemente perché nessuno era presente per osservarli, documentarli o comprenderli fino in fondo. Ed è proprio questa incertezza a rendere gli Apalaki così affascinanti e inquietanti allo stesso tempo. Non offrono certezze, ma domande. Non forniscono spiegazioni definitive, ma frammenti di verità che non sempre combaciano tra loro. Alla fine, forse, la domanda giusta non è se queste storie siano vere o false, ma perché continuano a essere raccontate. Perché, nonostante il passare del tempo, la modernizzazione e la tecnologia, queste montagne continuano a generare gli stessi racconti, le stesse paure e le stesse sensazioni. Forse gli Apalaki non nascondono mostri o presenze sconosciute, o forse sì. Ma una cosa è certa: sono un luogo che non si lascia comprendere facilmente. Un luogo che resiste alle spiegazioni semplici e che continua a mettere alla prova chi cerca di ridurlo a qualcosa di ordinario.